Quando 15 ingegneri si arresero davanti alla Ferrari più esclusiva di Marco Belotti, lui rise: «Vediamo cosa sa fare la figlia del meccanico». Nessuno si aspettava che Chiara Rossini accendesse quella leggenda su ruote, ma quando lo fece, tra scintille e silenzi increduli, lasciò tutti senza parole, Marco compreso. Ciao, sono Rossana. Oggi ti porto dove il rombo dei motori incontra l'orgoglio e la sfida, là dove un incontro imprevisto tra potere e passione accende una corsa contro ogni aspettativa. Preparati a scoprire cosa succede quando l'ultima persona su cui avresti scommesso diventa l'unica capace di riscrivere le regole del gioco. Il sole mattutino stava appena sorgendo sulla tranquilla cittadina di Borgo Antico, in Italia, quando il silenzio fu squarciato dal rombo di pneumatici. Una Ferrari rosso fiammante, con il motore che tossiva come un animale ferito, si fermò davanti all'officina Rossini. Il conducente, Marco Belotti, magnate immobiliare noto per la sua ricchezza quanto per la sua arroganza, gettò i suoi occhiali da sole sul cofano. «Questa discarica», mormorò, «mi avevano detto che qui c'era un mago». All'interno dell'officina, la 17enne Chiara Rossini emerse da sotto un furgone sollevato, pulendosi le mani dal grasso. Indossava una tuta blu scuro sbiadita, i capelli crespi raccolti in una coda, le mani ruvide e gli stivali macchiati d'olio. Era cresciuta circondata da motori, con la voce del padre defunto che le aveva insegnato ad ascoltare, non solo a guardare, un guasto. Sua madre, Anna, si avvicinò a Marco. «Signore, posso aiutarla?» Marco si guardò intorno e vide solo Chiara. La guardò, poi tornò ad Anna, incredulo. «La sua meccanica è una ragazzina? Sta scherzando?» Chiara fece un passo avanti, impassibile. «Qui non scherziamo con i motori». La tensione era palpabile. Marco indicò la sua Ferrari. «Questa macchina ha messo in ginocchio 15 dei migliori meccanici che si possano comprare. Mi hanno detto che qua lavorava un meccanico che sapeva fare miracoli con i motori. Pensi che una ragazza delle superiori con la faccia sporca possa risolvere quello che loro non sono riusciti a fare?» «Non lo penso», disse Chiara con calma. «Lo so». Marco rise, una risata lenta e sarcastica. «Ti propongo un patto», disse avvicinandosi. «Se riesci a ripararla, ti darò qualsiasi cifra tu voglia, ma se fallisci, ammetterai pubblicamente che stavi solo giocando». Anna afferrò il braccio di Chiara sussurrando: «Non devi dimostrare nulla, tesoro». Ma Chiara si liberò delicatamente, gli occhi fissi sull'auto. «Non si tratta di dimostrare nulla, mamma, si tratta di sentire ciò che nessun altro ha ascoltato». Una folla di curiosi si stava radunando dopo che avevano visto passare l'auto da sogno in paese. Chiara superò Marco, appoggiando la mano sul cofano della Ferrari come se stesse salutando un vecchio amico. Il motore emanava ancora calore e con gli occhi chiusi lei non sentì il rumore, ma il ritmo, il respiro, il battito cardiaco sepolto sotto l'acciaio. La folla si aspettava il suo fallimento. Marco aveva già tirato fuori il telefono, pronto a registrare la sua umiliazione. Ma Chiara non stava provando, stava agendo, e mentre il sole continuava a salire, qualcosa all'interno del motore cominciò a cambiare. L'aria intorno alla Ferrari si fece immobile. Nessuno parlava, né le persone radunate, né Marco, che continuava a riprendere, né Anna, che conosceva il dono della figlia, ma non l'aveva mai visto messo alla prova. Chiara rimase immobile, mano sul cofano, ascoltando la macchina come se parlasse una lingua che solo lei capiva. Poi, senza una parola, si mosse. Non chiese aiuto, non cercò permesso. Afferrò uno sgabello arrugginito, lo sistemò accanto alla Ferrari e aprì il cofano con un movimento esperto. Mormorii si diffusero tra la folla. Il labirinto di parti esposte era un mistero. La Ferrari non era solo un'auto, era una bestia, progettata con segreti, pensata per umiliare anche i professionisti. Chiara prese la vecchia cassetta degli attrezzi del padre, consumati ma organizzati con cura. Scelse una piccola chiave inglese e un cacciavite, poi si chinò sul vano motore. Le sue dita si muovevano con sicurezza, scollegando un pezzo, stringendo un bullone, regolando qualcosa che nessun altro aveva notato. «Non hai nemmeno eseguito la diagnostica», la prese in giro uno degli assistenti di Marco. «L'ho fatta», rispose Chiara con calma, senza alzare lo sguardo, non appena è entrata nel parcheggio. L'arroganza nell'espressione di Marco vacillò. Chiara lavorava in silenzio, ma nella sua mente risuonava una sinfonia.
Sentiva il balbettio dei pistoni come un battito saltato, lo squilibrio nel flusso d'aria come un sussurro fuori ritmo. La sua mente danzava attraverso l'ingegneria come un compositore con l'orecchio assoluto. Ogni parte parlava, ogni suono aveva un motivo. La gente iniziò a registrare, qualcuno sussurrò: «Sta davvero facendo qualcosa». Marco socchiuse gli occhi. Sta tirando a indovinare? Sta solo mettendo in scena uno spettacolo. Ma Chiara non stava tirando a indovinare. Sostituì una bobina di accensione difettosa, trovata incrinata sotto uno strato di isolante. Riprogrammò un sensore di fasatura con l'antico dispositivo diagnostico del padre, che il team di Marco avrebbe deriso. Poi si alzò, fece un passo indietro e porse le chiavi a Marco senza dire una parola. Lui rise. «Pensi che quel pasticcio che hai combinato servirà a qualcosa?» «Accendila», disse Chiara. Il silenzio era pesante. Marco alzò gli occhi al cielo e girò la chiave. Il motore ruggì, prendendo vita. Non solo vivo, ma puro, fluido, equilibrato, potente. Il suono non era più spezzato o forzato. Faceva le fusa con orgoglio, come una bestia risvegliata da un lungo sonno. Si udirono esclamazioni di stupore. I telefoni continuavano a registrare, ma nessuno parlava. Marco fissò il cruscotto. Letture perfette, il ronzio impeccabile del motore. Chiara era lì, mani sporche d'olio, occhi che brillavano. Non sorrideva. Il suo lavoro parlava più forte degli applausi. Non sapeva che la sua vita era appena cambiata per sempre. Per un lungo momento Marco Belotti non disse nulla. Strinse la mascella. Le sue dita fluttuarono sopra la chiave, cercando di dare un senso all'impossibile. La bestia che aveva sfidato la tecnologia e prosciugato migliaia di euro in riparazioni fallite, ora ronzava come se fosse appena uscita dalla fabbrica di Maranello. Scendendo lentamente dall'auto, la folla si aspettava rabbia o negazione. Ma ciò che accadde dopo sconvolse tutti. Marco applaudì, non per sarcasmo, ma per sincera incredulità, un singolo applauso stordito, seguito da un altro. Si voltò verso Chiara e la studiò come se la vedesse per la prima volta. «Come ti chiami?» «Chiara Rossini», rispose lei con voce ferma. Lui le si avvicinò. «Dove l'hai imparato?» «Me l'ha insegnato mio padre», rispose lei. Riparava le macchine come se fossero parte della famiglia. Marco fece una pausa. Doveva essere un genio. «Lo era», disse lei a bassa voce, «ma persone come lei non gli hanno mai dato una possibilità». Le parole la colpirono più duramente di quanto volesse, ma lei non batté ciglio. Marco distolse lo sguardo, stringendo la mascella. Per la prima volta, il miliardario, abituato a essere l'uomo più intelligente, si rese conto di essere stato surclassato da un adolescente con attrezzi di seconda mano. Nello stesso istante, qualcuno che stava ancora riprendendo con il telefono sussurrò: «L'ha riparata. La figlia del meccanico ha riparato una Ferrari». I commenti iniziarono a piovere. Migliaia, poi milioni, di persone stavano guardando. Clip di Chiara che toccava il cofano, apriva il motore, identificava problemi invisibili agli ingegneri, divennero virali. Il suo nome inondò i social. La ragazza di Borgo Antico batté il team di miliardari. Meccanica adolescente ripara una Ferrari da 3 milioni di euro in meno di un'ora. I giornalisti iniziarono a chiamare. Guardò l'auto un'ultima volta, gli occhi calmi, come un compositore che si allontana dal palco dopo l'ultima nota. Marco la raggiunse mentre tornava verso il garage. «Chiara, aspetta!» Lei si voltò, mani ancora sporche d'olio. «Voglio offrirti un lavoro», disse lui. «Non dovresti sprecare il tuo talento qui». «Non lo sto sprecando», rispose lei. «Lo sto costruendo, un motore alla volta. Ti pagherò tutto quello che vuoi. L'università, gli attrezzi, i viaggi. Potrai progettare macchine per le mie aziende. Potresti diventare il volto dell'innovazione». Chiara esitò. 10 minuti fa mi hai preso in giro. «È vero», ammise Marco, «e mi sbagliavo. Lo ammetterò a chiunque me lo chiederà». Lei lo studiò. «Allora fallo, ammettilo pubblicamente». Lui annuì lentamente. «Lo farò». Ma Chiara non aveva bisogno di scuse. Aveva già ottenuto qualcosa di più grande. Il rispetto guadagnato con il silenzio e l'abilità. Si voltò, ma non sapeva che una figura molto più potente la stava osservando da lontano. La polvere non si era ancora posata nel parcheggio quando una lunga limousine nera accostò al marciapiede. I finestrini erano così scuri da riflettere il cielo come specchi. Nessuno riconobbe il veicolo, ma l'energia cambiò all'istante. La portiera si aprì con un leggero clic e ne scese una donna in un elegante tailleur bianco e occhiali da sole, affiancata da 2 assistenti silenziosi.
I suoi tacchi battevano con precisione sul marciapiede. Chi la riconobbe tacque. Sofia Ferrari, amministratore delegato del gruppo innovazione automobilistica Ferrari, miliardaria, visionaria, una leggenda nel mondo dell'ingegneria e del design, era arrivata senza preavviso. Chiara era nel garage a pulire i suoi attrezzi quando Anna entrò di corsa, senza fiato. Tesoro, c'è qualcuno qui, qualcuno di importante. Chiara uscì proprio mentre Sofia si avvicinava all'ingresso del garage. I loro sguardi si incrociarono, uno raffinato dalle sale riunioni aziendali, l'altro acuto per anni di sporco e ingranaggi. Sofia le tese la mano. Tu devi essere Chiara Rossini. Chiara guardò il proprio palmo ricoperto d'olio, lo pulì sulla tuta e strinse la mano di Sofia senza esitare. Sono io. Ho visto tutto, disse Sofia. Hai riparato quel motore in un modo che non avevo mai visto prima. Non l'hai semplicemente riparato, l'hai capito. L'ho ascoltato, disse Chiara. Le macchine parlano, è solo che le persone non sempre le ascoltano. Un sorriso affiorò sulle labbra di Sofia, fece cenno alla sua assistente, che si fece avanti e porse a Chiara una busta elegante. All'interno c'era un'offerta. Una borsa di studio con tutte le spese pagate per l'Istituto Ferrari di Innovazione Meccanica, un tutoraggio sotto la guida della stessa Sofia, l'accesso ai laboratori, ai brevetti, alle risorse e l'opportunità di progettare con i migliori ingegneri del mondo. Chiara fissò la lettera. Sembrava irreale, come un sogno. Perché proprio io? Sofia si avvicinò. Perché un talento come il tuo non si può insegnare, va scoperto e rispettato. Dall'altra parte della strada, Marco osservava la scena. Per una volta non disse nulla, rimase lì, con le mani in tasca, rendendosi conto di essere stato un semplice trampolino di lancio nella vita di qualcun altro. Alla cerimonia di consegna delle borse di studio, alcune settimane dopo, i flash delle macchine fotografiche scattarono quando Chiara salì sul palco, ma lei non pronunciò un discorso preparato, raccontò una storia. Mio padre una volta disse: «Il mondo cercherà di sfruttare il tuo dono o di seppellirlo, ma se rimani fedele al tuo lavoro, non alle lodi, costruirai qualcosa che durerà. Io non riparo automobili, le ascolto. E oggi ascolto tutti voi». Nella sua città natale l'officina era ancora lì. Chiara la teneva aperta, non per soldi, non per la fama, per i ragazzi come lei, per le ragazze che vengono derise perché hanno le guance sporche di grasso, per i sognatori che parlano la lingua delle macchine. La ragazza un tempo derisa perché figlia di un meccanico è diventata il nome inciso nella prossima generazione di ingegneri. Non aspettare il permesso, non cercare l'approvazione di persone che non vedono il tuo valore. Proprio quelle persone che oggi ti ignorano potrebbero un giorno ritrovarsi ad applaudirti con le mani tremanti, e quando quel giorno arriverà ti renderai conto che non hai mai avuto bisogno di loro, hai sempre avuto bisogno solo di credere in te stesso. Quindi, qualunque sia la tua Ferrari, la sfida che gli altri dicono che non puoi vincere, il sogno che dicono irraggiungibile, insegui il tuo obiettivo. Anche se i tuoi strumenti sono vecchi, anche se le mani sono sporche, anche se la folla ride, perché quando finalmente ce la farai, quando il tuo talento sarà innegabile, il mondo non potrà ignorarti. Se questa storia ti è piaciuta, non dimenticare di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi racconti. Sono Rossana e ti aspetto alla prossima storia.